Buonasera a tutti gli amici di MRTV, benvenuti a questa nuova puntata del Cittadino Sovrano. Come sempre qui con me Marco Ludovico. Ciao Marco. Ciao Serena, buona serata a tutti. Bene, e presentiamo il nostro ospite di questa sera, un rosveltiano, finalmente qua con noi, Mattia Di Mento. Ciao Mattia. Ciao ragazzi, buonasera a tutti gli ascoltatori. Ciao Mattia, benvenuto e grazie insomma per essere qua con noi. Allora Mattia, stasera abbiamo deciso di iniziare con un mini percorso di qualche puntata relativo appunto all'argomento che ti sta, insomma, diciamo che ti sta particolarmente a cuore in questo momento. E tu, tra l'altro, ti sei anche appena laureato, hai dato una tesi su questo argomento, però vorrei che fossi tu a presentarlo e anche a presentarti per gli amici che ancora non ti conoscono. Che dire Serena, allora io sono Mattia, quindi partiamo dai fondamenti. Ho 29 anni e abito sul lago di Garda, vicino a Salò, nella Valtenesi. E, ho fatto una vita normalissima, la faccio tuttora. Ho lavorato in birrerie, nella ristorazione, e poi dopo un po' la delusione scolastica di aver frequentato delle superiori che non mi hanno fatto appassionare allo studio, alla conoscenza, cose così, mi sono preso un anno sabbatico e poi all'inizio del secondo anno sono stato folgorato un po' dal vedere due amici che si sono iscritti in università e io avevo totalmente escluso dalle possibilità l'idea di iscrivermi in università. Però mi hanno detto: guarda, siamo iscritti a Scienze dell'Educazione. Mi hanno detto che c'erano un paio di insegnamenti interessanti, antropologia, sociologia, insomma. Nel giro di 3 giorni ho guardato, sono andato a vedere una lezione e il giorno successivo mi sono immatricolato perché non c'era poi più tempo, perché ero già in ritardo, era già ottobre. E allora è partita così ho ipotecato così X anni della mia vita per questa cosa, un po' un salto nel buio, però infatti è una triennale che in realtà è durata 7-8 anni, non mi ricordo, ho perso il conto. Però poi ha portato alla risposta del perché avevo seguito quella folgorazione, diciamo. Tutto un processo all'inizio molto inconscio e poi ha portato a questo prodotto che è la mia tesi laurea, che è il risultato di questi 1000 ragionamenti, 1000 sensazioni su cui ho riflettuto grazie agli studi sia universitari che comunque anche paralleli. Nel frattempo ho anche conosciuto il movimento Roosevelt in questa mia indagine sul mondo fuori e dentro di me, e sono iscritto dal 2016, sono tesserato, ho partecipato a qualche assemblea e insomma mi sono vissuto un po' la vita del movimento e un giorno ho avuto la sfortuna anche di conoscere te e Marco. No, È scherzo. stata proprio così una sfortuna. No, Vedi, scherzo, Marco sono si è già divertiti un sacco. depilato. Sono qui. Mettiamo quello che serve quando si fanno questo tipo di affermazioni. Cioè, esatto, ogni riferimento a cosa o persona è puramente casuale. Esatto. Allora, Mattia, questo percorso ti ha portato, insomma, appunto a questa tesi, a questo argomento. Abbiamo deciso di fare queste 3 puntate sulla pedagogia politica, chiamiamola così, e questa sera partiamo con quella che tu hai definito la crisi del terzo millennio. Quindi da dove vuoi partire e perché l'hai definita così? Allora, riprendendo un po' da prima, dal racconto di prima,
nei miei studi universitari ho incontrato un insegnamento che mi ha particolarmente colpito, che era l'insegnamento di etica e filosofia della persona. Il docente è Guido Cusinato, penso fosse proprio di Verona, e l'esame era sul suo testo, proprio che lui ha fatto ha partorito questa teoria della singolarità, insomma tutto un ragionamento che andremo a sviscerare magari nella seconda puntata, e mi sembrava il punto di partenza per fare una serie di ragionamenti. E invece oggi proverei a introdurre l'argomento da una prospettiva più che filosofica, etica, pedagogica, direi storica, sociologica, politologica. Quindi ciao Gabri, intanto, che abbiamo visto passare. E quindi prima di ragionare su cosa è giusto fare, perché questo è l'etica, no? Poi una riflessione sul giusto, lo sbagliato, sul bene e il male. Prima di fare queste riflessioni cerchiamo di metterci d'accordo su dove siamo, da dove arriviamo, dove stiamo andando, e lì poi Scusami Mattia, sono le 3 domande fondamentali dell'essere umano in realtà, quindi si parte sempre da lì. Sì, sì, esatto, è quello che Nino Laudani, mi ricordo, in un'assemblea aveva chiamato il punto nave, in un'assemblea generale del movimento, che è questa pratica marittima, no? Del incrociare delle posizioni per capire dove si è nel mare. E qui anche noi nel cosmo, ecco, nell'oceano del cosmo, dobbiamo fare il nostro punto nave. E non dico a caso oceano del cosmo, perché se noi pensiamo che siamo entrati nel terzo millennio, dobbiamo anche pensare che ci sono stati molti altri prima. Diciamo il terzo perché noi chiaramente partiamo per tradizione dall'anno zero, diciamo, ma ce ne sono una montagna di millenni prima di noi. E quindi addirittura possiamo andare così indietro dall'inizio, da quello che la cosmologia, diciamo, ritrova come punto inizio, il Big Bang, no? Questi famosi 13 miliardi e mezzo di anni fa. E ecco, una piccola nota, direi che il nostro cammino lo faremo consultando anche una bibliografia. Quindi io mi sono preparato un po' qua in parte una serie di libri che è poi la mia bibliografia della mia tesi, e quindi partirei presentando ad esempio Fino alla fine del tempo di Brian Greene, un famoso fisico che ha fatto anche un'apparizione nella serie televisiva The Big Bang Theory, che non vedo tra l'altro, però piccolo easter egg. E quindi 14 miliardi di anni fa, da un puntino di materia è esploso tutto, boom. Boom, un boom inimmaginabile. Se pensiamo a una bomba atomica, quello che può creare è una caccolina rispetto a quello che sarebbe stato. Poi io non lo so, sono un po' scettico su questa definizione precisa dei 14 miliardi di anni. Non lo so, il tempo tendo a... Non lo so, Serena, tu cosa ne pensi? Questa cosa di 14 miliardi di anni fa è esploso un puntino e tutto è iniziato. Mi sembra un po'... arrivò Dio e al primo giorno disse no? Ma sai, io ho una teoria mia, ma è mia, perché non la posso assolutamente dimostrare, non ho neanche i mezzi, le conoscenze scientifiche per poterlo fare. Però io ho la mia idea che comunque tutto sia sempre esistito, si è solo trasformato qualcosa all'interno dell'universo. Quindi può esserci stato, tra virgolette, un Big Bang, però secondo me non che ha creato l'universo di per sé, ma una parte dell'universo. Ecco, per dire, questa è un po' la mia teoria, il modo con cui vedo io questa idea
della creazione dell'universo. Poi è vero, no, che c'è anche in certi ambienti si dice che da un atto volitivo dello zero si crea l'uno e quindi dall'uno poi l'espansione, cioè l'uno si espande, quindi si crea questa legge che è l'entropia, che è la legge in realtà su cui si basa appunto l'universo e quindi il famoso caos. Però ecco, la mia teoria è che comunque tutto sia sempre esistito, può contrarsi, può espandersi, però in realtà nella mia idea dell'universo diciamo che c'è un discorso di eterno e infinito. Non so Marco se vuoi aggiungere anche tu qualcosa. Supportiamo il nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si Esatto, trasforma. pensavo Te proprio pensa che quello in casino che realtà. può fare un puntino, te pensa che bordello, guardalo adesso. Immagina se ne fosse un altro di puntino, un Mamma macello. mia. Un Esatto, ci delirio. sarebbe uno Allora, scontro non indifferente, Serena, ti potrebbe piacere un altro libro che adesso non ho qua sotto mano perché sono nel mezzo di un trasloco e ho un po' di robe negli scatoloni. Però se vado a memoria di Berman e un altro autore che sono un fisico e un biochimico, adesso non mi ricordo bene, che si chiama no, scusami, no, Robert Lanza e Bob Berman, biocentrismo, la teoria del biocentrismo. Te la butto lì e poi chi la vorrà approfondirà, perché tu hai detto l'entropia, però loro dicono sì, però alla fine l'entropia è il movimento dall'ordine al disordine che dovrebbe regolare tutto il cosmo. In realtà è dimostrato scientificamente solo all'interno di un sistema chiuso, per cui fuori dal sistema ci può essere altro, per cui potrebbe essere la legge entropica di questo universo e magari insieme ad altri universi paralleli, quindi si entra nella teoria penso del multiverso, però ecco, poi ecco, io metto subito in chiaro che la mia laurea è in scienza educazione e non sono esperto di queste cose fino in fondo e alla fine neanche dell'educazione. Penso che sono esperto e forse neanche quello di me stesso, massimo, ma boh. Per sulla cui teoria prendete del con le pinze quello che multiverso. diciamo. Mattia, sulla teoria del multiverso attendiamo qualche giorno e andiamo a vedere il nuovo film della Marvel, che è quello di Doctor Strange, che è riferito proprio, è ambientato Ah sì? appunto su tutte le teorie del multiverso, almeno così Ah, insomma buono sembra, e sapersi. quindi noi ci riserviamo questo momento. Intanto Mattia voglio ringraziarti anche per tutti questi riferimenti bibliografici perché possono essere sicuramente utili anche a chi ci sta ascoltando in questo momento. E quindi Allora andiamo filati, andiamo avanti con altri spunti. E il concetto del cosmo era per questa cosa del cittadino sovrano, che sono due parole che contengono un universo, perché ci possiamo veramente tirar fuori di tutto. Noi in questo cosmo ci scopriamo cittadini, cioè cittadini magari, vabbè, poi quello sarà un altro discorso se abbiamo coinquilini o no, però se andiamo a vedere la nostra pagina di Wikipedia, no? Mettiamo Terra, dove sta la Terra? Dove sta il sistema no? Noi scopriamo di essere all'interno di queste strutture rotanti, dei filamenti cosmici, se poi li vai a vedere nella Atlante, diciamo, dell'universo, risultiamo di abitare nel complesso di superammassi dei pesci balena, che include il superammasso Laniakea, dove si trova il superammasso della Vergine, nel quale è compreso il gruppo locale, che a sua volta contiene la Via Lattea, a cui appartiene il Sistema Solare. Insomma, noi siamo qua sulla Terra. È interessante, secondo me, proiettarci un attimo, spalancare un attimo la mente per questo percorso di 3 o quelle che saranno puntate. Perché cittadini, noi pensiamo cittadini del nostro quartiere, no, della nostra via, del nostro comune, ma siamo cittadini di un cosmo.
E così, questo è l'inizio, A noi direi. deve averci fregato la difficoltà di spostarsi già fra Salerno e Reggio Calabria, che ci ha accompagnato per tanti anni, ha rimpicciolito la nostra visione. Beh, questo sicuramente, insomma, è un altro spunto di riflessione che il cittadino sovrano dovrebbe mettere nel proprio magazzino. Anche Beh, ma ci questo. stiamo arrivando, tutta l'ecologia adesso si appella a questo, cioè che siamo sul concetto di sostenibilità, è proprio del pianeta, di noi nel pianeta e il pianeta nel sistema. E insomma, niente, andiamo avanti e porto un altro libro, anzi una coppia di libri, e porterei, quindi, ok, c'è la Terra adesso, abbiamo detto, ma quando arriva l'uomo? Io porto un classico nel senso che non ha, che è un bestseller, ecco, Harari e il suo mentore, diciamo, Diamond, vediamo se si vede, Mhm. è specchiato forse, non lo so, Sì? si vede Si se vede vedete. bene, Comunque si sì. vede giusto. Mhm. E anzi, no, vabbè, quello lo mettiamo dopo. E questo per dire che in realtà noi pensiamo che c'è l'Homo erectus, quest'altro Homo, l'Homo di qua, l'Homo di là, e poi arriva l'Homo sapiens. O perlomeno così sembra nei vari insegnamenti scolastici. Non so voi se vi è rimasta questa credenza, però io ho scoperto leggendo che in realtà c'erano tanti Homo a un certo punto, hanno convissuto, non certo pacificamente, e il Sapiens alla fine è quello che è emerso come vincitore, diciamo, da questi conflitti condominiali, diciamo. Quindi il più adatto. Direi di sì, è il più adatto all'ambiente in cui si era, perché 100.000 anni fa ci sarebbe stata questa rivoluzione cognitiva con la quale l'Homo sapiens è riuscito a tessere un linguaggio più complesso degli altri Homo, fatto non solo di suoni, di cose molto rudimentali, ma di qualcosa di più complesso. Quindi non ti dico solo che il leone è laggiù, ma ti dico che forse dobbiamo fare un certo tipo di azione per scappare o per catturare l'altro, per depredare l'altro Homo. E quindi sì, in questo senso è rimasto, è stato il più adatto a sopravvivere. E non fu un predominio fisico, perché ad esempio Neanderthal era molto più nell'uno contro uno, avrebbe straperso a ceffoni il Sapiens. Ma infatti è per quello che dico, quindi il più adatto, non il più forte. Infatti si pensa sempre che abbia la meglio il più forte diciamo, nella teoria dell'evoluzione. In realtà si evolve sempre il più adatto e quindi non è detto che abbia sviluppato le caratteristiche, tra virgolette, di forza in qualsiasi declinazione poi la vogliamo mettere, perché comunque è chi è più adatto ad un determinato ambiente che riesce a sopravvivere meglio. Sì, diciamo che se il mondo fosse stato un ring, il Neanderthal sarebbe stato più adatto rispetto al... Però insomma è la prova che non è un ring. Era un altro ambiente, quindi ovviamente dipende dall'ambiente, in quell'ambiente lì si adatta di più si adatta di più una specie rispetto ad un'altra. Io per semplificare spesso faccio questo esempio, Mattia, nell'acqua sopravvive di più il pesce che l'essere umano, oppure un gatto. Un gatto sopravvive di più mentre sulla terra sopravvive di più il gatto del pesce, insomma, ecco, questo è un po'
il concetto molto molto semplificato, però poi ogni specie, ogni razza della stessa specie ovviamente ha le sue caratteristiche che dipendono dall'ambiente in cui vive, insomma. Questo vediamo, no? Tipo una stessa specie animale, però magari al polo nord o nelle zone temperate cambia magari pelo e sottopelo, cioè hanno una quantità o una lunghezza anche del pelo che magari è diversa. Ecco. Quindi abbiamo detto che la rivoluzione cognitiva ha portato questo, un linguaggio più complesso, e addirittura l'autore di cui parlavo prima, il mio relatore Guido Cusinato, in realtà avanza l'idea che sia stata proprio un'intenzionalità collaborativa, la chiama lui, quella che ha fatto poi scaturire il pensiero complesso. Nel senso che Sapiens probabilmente si seppe aiutare l'uno con l'altro meglio degli altri. Questo è interessante, in un ribaltamento dell'uomo, no, lupo dell'altro uomo. Si Invece c'è introduce quel famoso concetto che abbiamo portato avanti più volte della collaborazione, della cooperazione piuttosto che della competizione, dove alla fine è un po' più un meccanismo all'Highlander, del tipo ne rimarrà soltanto uno, invece con quello maggiormente basato sulla collaborazione si uniscono appunto le forze e quindi si ottengono anche da piccole forze, alla fine se unite fra loro, se ognuno ci mette il suo pezzettino, si arriva a un campione di forza decisamente più ampio che non quello dell'uno contro uno. Esatto, e qui possiamo iniziare anche a proiettarci in quello che sarà poi la seconda puntata con argomenti più pedagogici, cioè è l'aver cura poi che genera l'uomo, cioè è questo che ci genera proprio, si può parlare di antropogenesi, lo vedremo meglio più avanti. Quindi cosa succede? Che più passa il tempo e più il linguaggio si fa complicato, complesso, meglio, e si possono raccontare più cose. C'è il gossip, si crea il gossip tra gli individui, si scambiano informazioni, questo individuo è affidabile, quest'altro no, i nuclei familiari, insomma, ecco che si va pian piano a rendere sempre più complicata la questione, ecco. E mi piace citare qui la filosofa spagnola Maria Zambrano, Persone e democrazia, in cui lei dice che quindi da questo momento che inizia che l'umanità inaugura una storia di una speranza in cerca del suo argomento, dice. È molto bello, cioè che iniziamo a domandarci, ok, ma siamo qua, ma che stiamo facendo? Cioè, stiamo andando avanti, ma cosa stiamo sperando? Qual è il nostro anelito? E da qui poi tutti i tentativi di spiegare e di rispondere a questi stimoli, ed ecco i miti, la mitologia, le grandi narrazioni, che poi certo portano anche a cose strane, agli animismi, ai politeismi, ai monoteismi, agli imperialismi, alle democrazie, anche loro stesse fondate su alcuni miti, come vedremo più avanti. Però è questa trama di domande e risposte
che ci manda avanti, ci fa evolvere, diciamo. Quindi tu confermi, Mattia, in questi tuoi studi, in queste tue ricerche, il fatto che è nel porsi domande che l'essere umano evolve più che nell'avere tutte le risposte. Esatto, esatto. L'animale ha tutte le risposte. Di cosa ho bisogno? Ho bisogno di quella pigna per mangiarmela. Ho bisogno adesso di dormire, ne sono certissimo. Ora devo andare a copulare. Invece, interrogarsi e avere un vuoto dentro di sé. E vedremo poi come ci sarà, vedremo più avanti dopo nella seconda puntata una filosofa, Luigina Mortari, che insegna a Verona, che veramente scrive in un modo fantastico e riesce a spiegare questi concetti di come il compito dell'uomo è quello di dare adesso parafraso, magari la prossima volta la cito bene, però di dare un senso al suo tempo, ai sentieri dell'esistere. E questo lo rende uomo, cioè il fatto di dover dare un senso a questo sentiero. È molto... Cioè, ci sono degli spunti molto interessanti che stai dando questa sera, Mattia, anche proprio da star lì che a volte rimani lì e pensi a quello alla frase che dici. Cioè, a me piace molto questo, questo aspetto. Marco, ti ho visto apparire. Intanto se mi vedete, mi ero dimenticato, se mi vedete muovermi in maniera strana, non è il video, è che sono completamente un tronco di legno bloccato da stamattina, quindi non avete problemi video, ma è tutto dovuto a questo. A parte questa parentesi, mi ha colpito molto fin dalla prima volta che ho conosciuto Mattia, proprio per questo aspetto. Proprio per questo aspetto molto profondo, molto riflessivo, e mi ha sempre spiazzato, devo dire. Sono quasi mai riuscito a coglierlo subito. È come una sorpresa continua, è veramente una bella persona, devo dire. E tutti questi studi penso che abbiano sicuramente ben alimentato e ben contribuito a quello che poi è arrivato. E Mattia, in questo senso, al termine, diciamo, di questo percorso di studio, perché poi immagino che si vede, si percepisce la tua passione per questi argomenti, quindi immagino che comunque andrà avanti anche in seguito il tuo approfondimento. Ma nell'aspetto appunto più pratico, come avevamo parlato anche prima di impostare, in realtà all'inizio doveva essere una, poi appunto più parlavamo e più decidevamo che valeva la pena allungare. Negli aspetti proprio meramente pratici, perché poi questa è la dicotomia che tante volte appare di persone che magari non sono abituate ad accostarsi a determinati temi, domande, pensieri, argomenti. Dice sì, vabbè, ma alla fine a me cosa mi interessa? Leggo quel libro, sì, beh, ma alla fine chi se ne frega, cioè mi dà quell'ulteriore nozione, mi dà quello spunto, ma appunto c'è una visione molto più pragmatica, come se quelle letture, quelle domande non potessero poi svolgere o avere comunque un risvolto pratico. È proprio così? Ma premesso che ognuno ha la sua risposta a questa domanda, nel senso che io ci vedo, leggiamo, magari tutti e due ci mettiamo a leggere 20 pagine di un libro, che sono le stesse, a me restituiscono una cosa e a te un'altra, proprio perché abbiamo, e ancora lo vedremo meglio nella seconda parte, questi termini, abbiamo un ordine del sentire che è diverso. Cioè il mondo circostante che è pieno di stimoli, questi stimoli vengono filtrati dal nostro ordine del sentire e ci orientano. Quindi
con la premessa che ognuno ha il proprio ordine del sentire, che quindi il risvolto pratico lo troverà da sé, con quello che sono le proprie domande esistenziali e le sue esperienze che sta facendo in quel momento. A me, che io tra l'altro non leggevo, non ero, come ti dico, la scuola non mi ha appassionato a leggere, è stata una botta in testa farmi, non lo so che cosa fosse stato. A me ha espanso, ha proprio... Io sono arrivato a un punto in cui mi sono detto, ok, io sono così colpito da questo mondo attorno a me, fatto di belle cose, ma anche bruttissime cose, come posso investire gli 80 anni circa che mi rimangono? Ok, o si continua ad andare a tentoni, o la mia, ed è anche quello lì una buona magari pratica, una buona prassi, continuare a sbattere la testa, oppure studiarsi un attimo la cartina, no? Di dove geografica, di dove siamo, nel senso che o vado a sbattere e becco un cartello stradale e ok, capisco, no, questa è la strada, no? Oppure io sono fatto così, diciamo, mi guardo un attimo prima la mappa, guardo un po' come è fatta. E la mappa è dire, sì, ok, ti lamenti di questo e quest'altro, ma lo sai perché è così? E allora il risvolto pratico è, nel mio caso, avere maggiori informazioni di questa cartina, sapere meglio dove devo andare, ma più che dove devo andare, che quello sarà sempre un po' ci sarà sempre una sorpresa, no? In realtà devi andare di là. Ho delle indicazioni, ho dei piccoli aiuti. Questo è il mio risvolto pratico, mi sento di dire, nel senso che sapere che il Sapiens è sopravvissuto al Floresiensis, detto così non mi dice niente, però continuando la puntata si capirà che è dai Sapiens e dai Floresiensis che veniamo. In mezzo sono successe tante cose e quindi quando io vedo il mondo e dico che brutto, che bello, se vado indietro riesco a dirmi è bello per questo, è brutto per quest'altro e quindi su questa conoscenza potrò poi fondare una mia eventuale azione nel mondo, se sono un individuo, poi politica e poi tutto il resto. Ecco, questo è il Famoso risvolto pratico. famosa storia che finalmente insegna e ha finalmente degli allievi, che dice sempre, no, che la storia in realtà sta insegnando a ben pochi perché non colgono, se ne parla della storia, ma in realtà non si coglie poi il messaggio che ci sta dando. Senti Mattia, io invece volevo soffermarmi un attimo, non so se sia magari argomento di stasera, se è qualcosa che riguarda magari le puntate prossime che abbiamo intenzione di fare. Non Allora, spoilerare, come? occhio. Non spoilerare, No, se no No, devi casomai mi dice no. rilassarti. Se no mi dice no, no, facciamo la prossima volta. Tu hai parlato ovviamente di questo sviluppo del linguaggio, perché noi sappiamo che all'inizio l'uomo comunicava un po', tra virgolette, come fanno gli animali oggi, o in senso telepatico o comunque con suoni onomatopeici, almeno insomma così ci dicono le varie teorie, anche se poi negli ambienti occulti si parla di altro. Però rimaniamo un po' su quelle che sono le teorie ovviamente più conosciute. E e sappiamo che a un certo punto ovviamente c'è questo sviluppo di certe zone del nostro cervello, ma non solo, c'è anche una modifica di alcune zone anatomiche appunto del corpo umano e si sviluppa questo linguaggio articolato. Dal linguaggio articolato noi abbiamo la capacità di astrazione di cui tu prima hai accennato facendo l'esempio del leone. Quanto secondo te ha aiutato lo sviluppo del linguaggio, come ce l'abbiamo noi oggi,
a formare un'etica? Diciamo che a formare, diciamo che ha aiutato a O a raffinarla. creare il concetto di etica, adesso non so insomma come lo vogliamo declinare. Sicuramente più il linguaggio si fa complesso, più i concetti possono essere raffinati, più i significati aumentano, più io riesco a esprimere questo mondo interno che ho dentro di me. Se non ho gli strumenti, e questo si può vedere guardando ad esempio alla disabilità, di chi non ha gli strumenti cognitivi per costruire un discorso complesso, non riesce a maturare la propria affettività, la propria sfera affettiva e quindi l'etica di conseguenza, perché sull'affettività, dall'affettività nasce dall'emozione. Ed è per questo che si lavora in disabilità su questo, molto sul tentare di far esprimere, far verbalizzare al ragazzino che si incazza e distrugge tutto la propria rabbia, così che il risvolto pratico e quindi etico sia quello di un maggior controllo, di una funzionalizzazione, diciamo, del proprio essere. Quindi l'etica abbiamo visto probabilmente nasce con l'uomo, nel senso che quando inizia a farsi domande e a rispondersi, inizia a distinguere bene e male, però l'etica in realtà poi è la riflessione costruita, teorizzata, sistemica, e quella la vediamo più avanti in realtà. La vediamo con i grandi pensatori che di linguaggio complesso appunto ne avevano, hai voglia. Non lo Mattia, so. secondo te esiste, è venuta, mentre parlavi questa domanda, esiste un'etica oggettiva o comunque è sempre solo soggettiva? Chiunque nella storia abbia voluto eh, Sai perché ti faccio questa domanda, Matteo? Perché ci siamo sì, interrogati, io, ma anche durante questo ciclo di puntate, tante volte, per esempio, su come mondi apparentemente più belli, più etici, dotati di pensatori, pensiamo ai tempi di Platone, per esempio, piuttosto che al Rinascimento, quindi tempi che comunque dal punto di vista etico, estetico e così via han portato veramente delle robe. Cioè, Platone tuttora vende come un matto, nonostante scrisse qualche annetto fa, diciamo che è ancora in ristampa. Eppure ci sono degli aspetti di quei mondi che per noi sarebbero inaccettabili oggi, sarebbero veramente, oltre che illegali, cioè sarebbero veramente inconcepibili per la nostra mente e per l'idea che abbiamo di etica oggi. E questo ha fatto sorgere più volte la domanda del dire: ma alla fine l'etica che riteniamo giusta oggi è perché comunque ogni società e ogni individuo forma la sua etica, o comunque si può ambire e puntare a un'etica oggettiva, quindi che sia tale per tutti, a prescindere dalla propria visione del mondo. ma ne accennava qualche settimana fa Gioele su Rooseveltpedia, sul fatto che è tutto relativo in realtà, tutti i valori, è tutto messo in discussione dal contesto. E quindi
ed è dimostrazione del fatto che tutti quelli che nella storia hanno voluto imporre la propria idea di giusto e quindi la propria etica sulla punta di una baionetta hanno fatto solo gran casini, diciamo, cioè non a caso, oggigiorno l'educazione è in crisi comunque, cioè si parla di crisi dell'educazione proprio perché si è capito che questa etica universale valida per tutti e per ciascuno non c'è. Cioè si può costruire un sistema di idee, io penso, ed è quello che fa Cusinato con Periagogè, che tra l'altro attinge molto a Platone. E Platone perché è ancora contemporaneo, perché si reinterpreta. E quindi sì e no alla risposta, cioè che chiaramente non c'è un'etica oggettiva che possa valere da principio universalistico per tutti e per ciascuno, ma deve essere nostro tentativo quello di sforzarci di costruire dei sistemi che però siano aperti, non siano rigidi, autoreferenziali, autopoietici, cioè che si costruiscono su di loro e su di loro prospera e su loro stessi prosperano. E tra l'altro mi hai dato là per introdurre e continuare un po' il nostro racconto un altro testo a noi tutti molto caro, che è Dominio di Francesco Sabasardi. Per chi non lo conoscesse, leggiamo due righe dal blog di Gianfranco, una piccola stralcio di presentazione. Studioso di costume, letteratura e popoli, Francesco Sabasardi, triestino d'origine, nipote del poeta Umberto Saba. È stato candidato 4 volte al premio Nobel per la letteratura. Prima di morire è stato insignito da Napolitano tra le 50 autorità culturali e morali del paese. È stato il biografo ufficiale di Picasso, l'unico autorizzato da Picasso, nonché l'unico autorizzato da Simenon a tradurre il commissario Maigret. È stato traduttore di Borges, di Pessoa, di García Márquez, nonché colui che scrisse La storia delle religioni, pubblicata da Mondadori nel 74, che è tuttora la storia delle religioni più venduta. Perché lo citiamo? Perché lui quel testo lo introduce con un siparietto. Non so se l'avete letto voi, Dominio, io penso proprio Guarda di sì. Mattia, lo sto leggendo proprio in questo momento il libro, quindi senza sapere che tu l'avresti citato, io è 2 giorni che lo sto leggendo, quindi grazie anche Imma- ovviamente per imma- questa cosa. immagino in digitale però. Purtroppo sì. Purtroppo sì, perché è introvabile. Quindi mandiamo anche un appello a chi ci stesse ascoltando, se ce l'ha in volume concreto, fisico, fatto di pagine, siamo disposti a pagarlo a peso d'oro. Certo. Ma vediamo se qualcuno arriva a volercelo vendere, Mattia. Io ogni tanto ci provo a vedere se qualcuno magari così in rete lo mette in vendita, non sapendo magari il valore di quel libro, sai che a volte succede. Eh, Certo. ma non riusciamo a trovarlo, ecco, quindi. E praticamente il testo viene introdotto da questo siparietto che si inventa l'autore, in cui distingue da una parte l'aratore, che sarebbe, perché noi in questo racconto abbiamo saltato il pezzo in cui dopo la rivoluzione cognitiva, quella che Jared Diamond ha chiamato il grande balzo in avanti dell'umanità, andiamo avanti in questa classificazione di rivoluzioni che ha fatto anche Harari, nella rivoluzione, come la chiamiamo? Neolitica, cioè che dal Paleolitico si passa al Neolitico, una rivoluzione che sconvolse il pianeta Terra e l'umanità perché è lì che imparammo a coltivare. Ecco. Cosa succede con
con questa abilità che da esseri itineranti, ecco, introduciamo anche la seconda parte, il secondo protagonista di questo siparietto, c'è da una parte l'itinerante che rappresenta il paleolitico e dall'altra parte l'aratore, no? Che ha imparato a coltivare ed è rappresentante di tutto ciò che è post-neolitico e quindi è sia antico che moderno contemporaneamente, potrebbe essere vestito sia da zappatore, da contadino, che col giubbotto un po' nobile da imprenditore, no? E praticamente inizia così. Un secondo solo. Nel frattempo che lo trovi, approfitto, Mattia, che ho trovato quello che citavi, il La grande storia libro delle delle religioni. religioni, e tra l'altro con un'introduzione di un personaggino mica qualsiasi, Mircea Eliade, che anche lui ne ha scritto qualcuno di libro, mettiamola così, qualcosina l'ha scritta anche lui. Mi dovrei passare qualcosa perché non ho ancora letto niente di Eliade. C'è molto, c'è tanta roba. Allora, in realtà io qua non ho la parte, perché certo, perché poi l'itinerante in realtà non dice niente, fa versi, no, in questo siparietto, quindi ho solo l'aratore, comunque dice, inizia. Praticamente sì, contestualizziamo, c'è tutto arroccato, l'aratore nella sua cittadella, perché questo poi, questa quadratità di cui parla Sabasardi, no? L'itinerante che vive nel mondo ed è un po' flusso con lui e viaggia e incontra questo aratore sulla sua collinetta, arroccato, e l'aratore dall'alto lo vede arrivare tutto un po' mostruoso, un po' antico, un po' primitivo, e all'itinerante gli dice gridando: Odimi, straccione, io qui sono il Signore Supremo, tutto il resto non è che un mio riflesso e un mio strumento. Il tuo scopo è obbedirmi, agendo secondo lucidità, sempre e ovunque. Non ti è concessa l'ebbrezza né la contemplazione di sogni segreti e indecifrabili, perché sarai cittadino della città di cui traccio l'aratro, con l'aratro la pianta quadrata. Erigerò un agglomerato di cause concomitanti, nelle quali sarai al sicuro come in fondo a un labirinto. Il filo che unisce i moventi alle conseguenze è inestricabile. Tu, uomo selvatico, rassegnati alla mia città. È una calamità che passa di nazione in nazione. Crescerà su se stessa. Nessuna forza, né tempesta né nemici, potrà mai cancellarla dalla faccia della terra. Obbedirà alla legge dei numeri. Avrà archi di pietra candida e cieli azzurri, scalinate di marmo e finestrelle di cristallo. Non vi si avrà mai né troppo caldo né troppo freddo. In essa saranno abolite le stagioni. In essa tutto sarà artificiale. Sarà macchina in perenne funzionamento. E più avanti. Dico a te, straccione, sto costruendo una macchina che, copulando con se stessa, si generi continuamente dalle proprie macerie. Orsù da bravo, vieni a rendermi omaggio. Questo è un piccolo stralcio, poi continua. E questo per dire cosa? Che è quell'ergersi, quell'autopoiesi di un pensiero autonomo, autoreferenziale che non si fa contagiare da nient'altro da sé. Questo per rispondere, mi sembra, a Marco che mi faceva una domanda del genere prima. E insomma, con questa rivoluzione neolitica, rivoluzione agricola, nasce il dominio, quindi. Cioè si istituzionalizza il potere. Cioè prima quella che era una violenza di battaglia, magari diciamo, ma nella caccia c'era anche un certo rispetto della vittima sacrificale, no? Della preda. I pigmei deponevano le fronde sul cadavere, no? Come dire, io ti ho ucciso perché ho bisogno di te.
ma io e te siamo la stessa cosa. Invece il Neolitico tende a oggettivare tutto ciò che gli sta intorno. E c'è un altro pensatore più contemporaneo, no, che dico più contemporaneo, Konrad Lorenz, etologo, grande etologo, e anche lui è d'accordo, dice una vera e propria difesa del territorio sorge soltanto con la coltivazione dei campi, contemporaneamente alla formazione di una struttura gerarchica della società, cioè alla divisione dell'umanità in servi e padroni. E questa è una teoria, insomma, quella che quindi e mi sembra anche valida. Cos'hai lì, Marco? Cosa stai trafficando? Ho recuperato un po' di roba su quel famoso Mircea Eliade per dare un'idea di quanto possa aver scritto. E allora, questo è un suo trattato delle religioni, ma molto massiccio, non so se si vede quanto è grosso, per dare un'idea, su 500 pagine solo questo libricino qui. E Poi belle alte sono anche quelle pagine. sì, ha È una scritto 4. sullo yoga, ha scritto sul sacro e profano, sullo yoga appunto, vabbè, questo è declinato solo diversamente, le messi del solstizio, anche questo qui bel piccolino, cioè bel... la prova del labirinto, e il labirinto abbiamo visto quante volte possa ricorrere qui ancora sull'India. E poi, siccome non si voleva far mancare nulla, ha curato questa enciclopedia sulle religioni, che è giusto, pesantina, sono giusto anche lei quelle 600 pagine, ma di enciclopedia, quindi molto fine. È andata via addirittura la voce. Mamma mia, Lui li ha t'ha sciupato questa raccolta. Questa è solo la sovracoperta. Perché... E quindi ci sarebbe tanto. Poi ce ne saranno tanti altri, ma ho la brutta abitudine, ogni tanto mi viene il trip di rigirare tutta la libreria in un altro modo, e quindi ogni tanto per autore, ogni tanto per casa editrice, quindi per colore non del trovavo libro. granché. Quello è bellissimo, quella cromatica è bellissima. Un po' di design ci vuole. Però mi sono trovato molto in quello che dicevi prima, Mattia, quando hai citato, rispondendo alla mia domanda, appunto sul fatto di in cosa possa aiutare nel pratico il fatto di poter leggere, di avere una nozione che sembra apparentemente inutile. Intanto perché appunto anch'io, come dicevi tu, sono un lettore molto recente, cioè non mi è sempre piaciuto leggere, anzi, e lo stesso discorso l'ho fatto anch'io sul tema scolastico. Diciamo che tendevo a studiare quello che mi interessava, quello che mi piaceva, che mi incuriosiva. E però appunto è proprio questa cosa di trovare spunti, cioè il pensiero complesso alla fine nasce anche da molti di quelli che oggi chiameremmo link. Cioè, tu parli di un qualcosa e a me nella testa si aprono improvvisamente dei link. Prima parlavi per esempio dell'Homo sapiens, piuttosto di tutta questa battaglia, e non più tardi di 2 giorni fa, finito di leggere un libro di Gennaro D'Amato degli anni 20-30, che è l'Atlantide di Platone. E lì va a fare appunto tutta una serie di ragionamenti. All'epoca poi c'era veramente una produzione di scavi archeologici, di scoperte, era un mondo veramente in fermento da quel punto di vista, e ovviamente in quel discorso si sono aperti tanti link che non mi si sarebbero mai potuti aprire, e da lì poi siamo arrivati appunto a Platone, piuttosto che al discorso dell'etica e così via, ma che non si sarebbero mai potuti aprire fino banalmente magari a un mese fa, nel quale non avevo letto quel libro, ma non perché non avessi sentito mai parlare di Platone, piuttosto che dell'uomo di Neanderthal o del Sapiens, ma perché appunto, come dicevi tu,
di quelle 20 pagine io ne posso trarre una cosa, tu un'altra, Serena un'altra, ma è proprio questo meccanismo di collaborazione che probabilmente ci rende adatti a questo mondo. E qui la domanda, in base a quello che rispondevi tu, e a questo punto, soprattutto anche in funzione della tua risposta su cui concordo, dell'etica soggettiva o oggettiva, possiamo dire che quantomeno è democratica l'etica, perché sostanzialmente poi è dettata dalla maggioranza delle persone, cioè non tanto dal singolo, perché come dicevi tu, quando si è cercata di imporre qualche problemino è soggiunto, ma alla fine dalle regole o da ciò che la maggioranza degli individui in un dato periodo ritiene etico, accettabile, giusto. Possiamo parlare della prima forma di democrazia riguardo l'etica? Non saprei perché prima di tutto dovremmo far coincidere la democrazia con la maggioranza, che è un aspetto della democrazia, ma se ci fosse una dittatura della maggioranza non saremmo più in democrazia, quindi forse maggioranza e democrazia vanno insieme in dialettica sicuramente, ma non li sovrapporrei, diciamo. E poi lo stimolo qual era? Beh sì, è democratica nel senso che poi chiaramente dipende che etica, perché le etiche ci sono le etiche. Poi quando secondo ogni etica una cosa è etica o non è etica. Ma finché ci sono tante etiche e le prendiamo tutte in considerazione, non possiamo stabilire, cioè dobbiamo decidere un'etica. Se la nostra etica è pluralistica, diciamo, allora sì, è democratica, nel senso che se noi ci distacchiamo dall'Homo Faber di cui ci racconta Sabasardi e e tutti gli autori comunque che convergono sull'idea che con la rivoluzione neolitica abbiamo iniziato a oggettificare tutto, allora se siamo d'accordo, come dire, è un limite, l'etica ha questo limite perché è assolutista in un certo senso. Invece, se iniziamo a dare spazio a nuove etiche, che è quello che faremo presentando la teoria della singolarità, e l'etica è dell'esemplarità, ad esempio. Iniziamo a spoilerare un po'. L'etica dell'esemplarità dice che noi ci nutriamo non di un'erezione del nostro sé all'infinito verso l'alto, ma è un continuo come nella onda di Oksai, no? Questa presenti dipinti giapponesi del Monte Fuji da diverse prospettive, no? Questa onda che sale e poi si infrange e scende, ed è in questo infrangersi e quindi sperimentare la crisi che l'onda si compie, e quindi tu hai bisogno dell'altro perché ti mette in crisi il tuo edificio, no? Tutta la costruzione che ti sei fatto, troppe volte forse autoreferenziale. E quindi se noi cerchiamo la crisi, abbiamo bisogno dell'altro, e allora c'è la pluralità, il rispetto, la dialettica, e allora vediamo che sì, effettivamente la democrazia trova come sistema di governo, trova a essere una felice sintesi di un'etica siffatta, ecco, diciamo. E da questo punto di vista, allora penso che questo possa essere uno dei periodi migliori possibili dove esercitare tutto questo, perché di crisi non ce ne mancano, qui è una raffica continua, ci sono sventagliate di crisi. Ed è per questo che è un crocevia il terzo millennio. Però, insomma, vedo che siamo in questo momento scocca l'ora, non so cosa vogliamo fare. Vogliamo fare una parte 1B per la prossima volta?
Eh sì, poi Ditemi creiamo un voi. indice. Volentieri, andiamo parte 2, andiamo avanti con l'argomento. Noi abbiamo detto 3 puntate, Mattia, ma se sono di più, ben vengano, perché comunque poi gli spunti sono tantissimi su cui possiamo ragionare. Senti, Mattia, io vorrei chiudere. Visto che hai parlato appunto di dominio di Sabasardi, con una piccolissima parte, ovviamente lui parla, no, delle città, perché è all'interno poi della città che si sviluppa un po' tutto, anche l'etica stessa, perché se non c'è la città non c'è ovviamente, non c'è etica, perché se ognuno sta per i fatti suoi, in realtà l'etica serve relativamente. E lui dice proprio: il potere ha un volto non poi tanto enigmatico, ma tanti volti quanti ne ha la città. Ma nella sua molteplicità la città contiene in sé le ragioni dell'oblio. Ecco, questo per citare il discorso che si diceva appunto prima di dominio, quindi potere, come poi si svolge all'interno della città, quindi del gruppo che si è organizzato, cioè un gruppo di persone organizzate che hanno degli interessi, in teoria degli interessi comuni. Ecco, questo quanto. Allora, Mattia, siamo ovviamente in conclusione. Cosa vuoi dire appunto ai nostri amici prima di salutarli? Beh, stay tuned, no? Come si dice? Di cose da dire ce ne sono ancora, siamo dei gran chiacchieroni, per cui libri qua ce ne sono a valanghe, per cui ecco, proviamo a seguire un po' l'onda, nel senso che se continuiamo così e uno vede che ha visto la prima puntata e la terza, magari vai a vederti la seconda prima, perché diventa proprio un racconto in cui, che poi vabbè, anche lì a leggere libri difendo l'anarchia, nel senso che uno se legge ha il diritto di saltare le parti nei libri, ecco, questo sfatiamo anche alcune, però stiamo facendo anche dei ragionamenti per cui magari nella terza puntata diciamo come abbiamo detto nella seconda, quindi sarebbe, ecco, da tenere il filo del discorso. Sarà una serie TV. Visto che però è su YouTube e non su Netflix, ecco, quindi è libera. Mattia, grazie di cuore e io voglio chiedere anche a Marco qualcosa in conclusione. No, io sono molto curioso anche delle prossime puntate. Non so se chi ci ha seguito fino adesso condivide le riflessioni e le impressioni che avevo avuto io su Mattia, le confermo, ed è veramente un piacere ogni volta risentirlo, parlarci, sia per i contenuti sia per i modi. Quindi sono veramente curioso, come si suol dire, di vedere dove andiamo a finire. Vediamo. Per ora abbiamo capito da dove siamo partiti, quindi penso che anche lo spaccato sull'ampliamento dell'orizzonte possa far riflettere tanto, molto più che sulla Salerno-Reggio Calabria. Poi vediamo anche dove andiamo a finire. Allora Grazie. ricambio la stima per tutti e due e saluto sia voi che i nostri ascoltatori. Grazie Vedi Mattia, che grazie a Marco. evoluzione che abbiamo fatto, siamo passati dal pentimento di averci conosciuto fino a un'esperienza terribile, guarda che evoluzione che abbiamo avuto. Beh, insomma, vedi, è solo nell'arco di un'ora siamo riusciti a fare questo cambiamento, quindi insomma, Pensa dove cioè, possiamo andare. pensa quanto possiamo evolvere in una vita. Mattia, grazie di cuore, grazie come sempre a Marco, diamo appuntamento a tutti voi che ci state ascoltando e anche a coloro ovviamente che ci ascolteranno poi
successivamente alla prossima puntata con Mattia e come diceva Mattia prima, stay tuned. Buona serata a tutti. Grazie, buonanotte a tutti e Marco, sigla.